Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo dei 4 errori che commettiamo quando iniziamo ad allenarci. Il primo errore che commettiamo è pensare da atleti. La società ci porta a vedere l'allenamento dal punto di vista dell'atleta, quindi con quei corpi grondanti di sudore, con quelle fatiche enormi da fare e quegli allenamenti estenuanti, però nella realtà non funziona così. Chi inizia un tipo di allenamento tendenzialmente arriva dal nulla. Mi riferisco soprattutto a chi non ha un background di altri sport e quindi parte da una condizione atletica pressoché inesistente. Certo, l'idea dell'atleta è interessante, però come in tutte le cose non arriviamo direttamente al finale. Se iniziamo a studiare all'università non siamo già degli accademici, non facciamo i professori universitari l'anno dopo. Ragion per cui non vedo come si possa pensare di poter essere atleti qualche mese dopo o un anno dopo. Funziona tutto allo stesso modo, non dobbiamo andarci a rapportare col livello d'elite che vediamo nelle competizioni mondiali o nelle competizioni in generale. Dobbiamo rapportarci con il nostro livello, che è quello di neofita o amatore. Non è un modo per sminuire noi stessi, però è un modo per andare a guardare in faccia la realtà. Anche perché se partiamo già con l'idea dell'atleta rischiamo di scoraggiarci in fretta e di abbandonare lo sport che stiamo facendo proprio perché i risultati non coincidono con quello che ci saremmo aspettati. E da questa considerazione mi ricollego poi al secondo punto, o secondo errore se vogliamo chiamarlo così. Aspettarsi troppo con troppo poco sforzo. Vedo moltissima gente andare in palestra da anni, spostare magari pesi ridicoli ed essere sempre allo stesso livello. Certo, c'è chi va in palestra per passarsi un'ora di tempo, per svagarsi un po', magari uscire fuori dalla quotidianità, dal lavoro stressante, e quindi ci sta. Però quando andiamo a ragionare in termini di risultati, non possiamo sicuramente andare quell'oretta in palestra a spostare dei pesi in maniera blanda e senza sforzo. Anche perché ho capito che non vogliamo diventare troppo grossi, non vogliamo essere come quelli che fanno bodybuilding. Non ci diventate in quel modo, è impossibile. A parte che per certe masse è impossibile anche solo allenandosi, però tralasciamo questo fattore qua. Avere dei risultati estremi è una cosa che richiede prima di tutto del tempo e poi degli allenamenti che siano estremi, ma non il primo giorno, ovviamente. Se andate in palestra per svagarvi un'ora, per tenere in attività il corpo, va benissimo quello che andate a fare, va benissimo fare dei piccoli sforzi per dei piccoli risultati. Però se il vostro obiettivo va oltre il benessere fisico e andate a ricercare un aumento delle vostre prestazioni e a un aumento esponenziale anche del benessere fisico, allora lì fare l'allenamentino in palestra non ha più il suo senso. Fare 4 esercizi e recuperare 8 minuti tra un esercizio e l'altro non ha il suo senso. Se volete dei risultati dovete fare degli sforzi. Funziona così in tutte le cose. Terzo errore. Questo è un errore fatto da persone diverse rispetto a quelle precedenti, ovvero da chi vuole fare troppo subito. È più una cosa che accade da ragazzi, quindi in giovane età, soprattutto nella fase dell'adolescenza, di voler fare molto di più di quello che il proprio livello permette di fare. Quindi se la serie è 4x8 cercare di farne 10, se la serie è da 10 cercare di farne 12, 15 e così via. È un errore classico dei ragazzi, lo fanno tutti. Questo errore dipende dal concetto iniziale dell'atleta, dipende dall'incapacità di capire che per migliorare bisogna seguire un programma. Certo è chiaro, bisogna sforzarsi, però non funziona più mi sforzo, più miglioro, altrimenti non avremmo bisogno di nessun programma, di nessun allenatore e funzionerebbe tranquillamente sul oggi mi spacco così, domani mi spacco in un altro modo. Non puoi fare tutto e subito, non ha senso neanche, ora parlo di calisthenics nello specifico, allenare subito le skill se mancano le basi e manca il background, manca il condizionamento tendineo. Altrimenti ci si fa solamente male, non si progredisce e non si arriva da nessuna parte. Si ha solamente l'illusione subito di allenare magari qualche skill con le loop band. Vedo infatti molti magari allenare skill troppo avanzate utilizzando delle loop band, il che non ha senso perché ci sono delle skill precedenti da allenare senza le loop band e bisogna cercare di migliorare in quelle skill per poi andare avanti. Faccio un esempio pratico. Stiamo allenando maltese con una loop band, però non abbiamo planche, non abbiamo un buon condizionamento sulla planche, non abbiamo un buon background su nulla in quel tipo di lavoro a bracciatese. Non ha nessun senso andare ad allenare skills avanzate, maltesi, Victoria, non lo so, sono belle,
però non ha nessuna attinenza logica se non ci costruiamo prima le basi. Poi ognuno è liberissimo sempre di fare quello che vuole, però nel lungo periodo ci si accorge chi poi continua a migliorare e chi invece migliora all'inizio, magari è portato, magari ha qualche piccolo talento, però poi si incorre in degli stalli che perdurano per anni. Quarto errore, tralasciare lo stretching e la mobilità. Lo so, è noioso, di solito si fa alla fine siamo stanchi, non abbiamo voglia di allungarci, vogliamo andarcene a casa, però quando noi andiamo a lavorare con i nostri muscoli li portiamo in una condizione di accorciamento. L'ideale sarebbe quello di riportarli in una condizione di allungamento per rilassarli di nuovo, per evitare di incorrere in infortuni. Poi chiaramente ci sarebbe un discorso molto più complesso sulla mobilità per alcuni esercizi, eccetera, però parlo dal punto di vista di fitness e benessere, basta almeno andare a lavorare sull'allungamento finale. Quinto errore, qui parlo di calisthenics e parlo anche di atleti avanzati, allenare solo quello in cui siamo portati. Certo è bellissimo vedere una skill arrivare a dei livelli assurdi, però non ha molto senso, a meno che il vostro obiettivo non sia fare un record in un movimento specifico, allora lì può avere senso. Io voglio fare il record del mondo di trazioni monobraccio, quindi mi alleno su quelle e miglioro su quelle. Per quanto riguarda invece la condizione atletica a 360 gradi o magari le gare skill di calisthenics, l'idea è quella di essere completi riguardo i due elementi principali del calisthenics che sono spinta e tirata. Se manca uno dei due, ahimè, manca il 50% dell'atleta. Certo, questo tipo di pensiero è in controtendenza rispetto a moltissime realtà, anche perché l'atleta che fa cose assurde è pur sempre un atleta incredibile. Io sono totalmente d'accordo e ho la massima stima di chi riesce ad eseguire dei gesti assurdi. Ci stava un russo, non ricordo il nome adesso, però faceva delle robe sulle dita che non avevano nessun senso logico. Però il suo livello atletico generale per me era abbastanza scarso. Anche perché un conto è essere un esecutore di un gesto, diventare forte in delle posizioni angolo specifiche, e tutta un'altra cosa è essere forte a livello atletico. Sono due modi diversi di vedere l'allenamento, sono due modi completamente diversi di approcciare questa disciplina, anche parlando di calisthenics nello specifico. Va bene, il video è finito, come al solito spero in qualche modo di esservi stato utile, di avervi dato magari qualche spunto di riflessione e niente, ci vediamo nel prossimo. Ciao!